Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, lasciatemelo dire, sta facendo un po' di scalpore nel mondo dello spettacolo turco. Avete presente Neslihan Atagul, la star di Kara Sevda e Sefirin KZ? Beh, sembra che abbia lanciato una frecciatina, un'osservazione pungente, a un'altra celebrità e ovviamente internet è impazzito cercando di capire di chi si tratta. Oggi cercheremo di svelare il mistero, analizzando le dichiarazioni di Neslihan, i possibili bersagli e, ovviamente, le reazioni del pubblico. Insomma, preparatevi perché ci addentreremo nel gossip turco più succoso del momento. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate il pulsante rosso proprio qui sotto, attivatelo e assicuratevi di cliccare anche sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E se l'argomento vi interessa, lasciate un bel mi piace al video, mi farebbe davvero tanto piacere e mi aiuterebbe a capire quali contenuti preferite. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Allora, cerchiamo di capire cosa è successo esattamente. Qualche giorno fa, Neslihan Atagul ha rilasciato un'intervista a una rivista molto importante in Turchia. Fin qui, tutto normale. L'intervista copriva diversi aspetti della sua vita, dalla sua carriera ai suoi progetti futuri, fino alla sua vita privata. Ma è stata una frase in particolare a catturare l'attenzione di tutti. Quando le è stato chiesto del panorama attuale delle attrici turche e della competizione nel settore, Neslihan ha risposto con una certa eleganza, ma anche con una punta di sarcasmo. Ha detto qualcosa del tipo: penso che ognuno abbia il suo percorso e il suo talento. Alcune persone preferiscono concentrarsi sull'immagine e sull'apparire perfette, altre, come me, preferiscono concentrarsi sulla recitazione e sull'autenticità. Ora, capite bene che questa frase, apparentemente innocua, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Tutti hanno iniziato a chiedersi, a chi si riferiva Neslihan? Chi è questa attrice che si concentra più sull'immagine che sulla recitazione? Le speculazioni sono state infinite e i nomi che sono circolati sono stati tantissimi. La stampa turca, sempre attenta a queste dinamiche, ha subito cavalcato l'onda, trasformando una semplice affermazione in un vero e proprio caso mediatico nazionale. Ovviamente, i media turchi hanno iniziato a scavare a fondo, cercando indizi nelle vecchie interviste di Neslihan, nei suoi post sui social media, persino analizzando i suoi follow su Instagram per capire se ci fossero tensioni con altre attrici. Ogni dettaglio è stato passato al microscopio, ogni sguardo, ogni sorriso, ogni commento, tutto è diventato potenziale prova di una rivalità celata. I tabloid hanno iniziato a pubblicare articoli con titoli accattivanti come Neslihan contro tutti o la guerra segreta delle attrici turche. Tra i nomi che sono stati più frequentemente accostati a questa frecciatina ci sono diverse attrici famose. Alcuni hanno ipotizzato che si riferisse a Serenay Sarkaya, un'attrice molto popolare in Turchia, conosciuta per la sua bellezza e per il suo stile impeccabile. Serenay è spesso al centro dell'attenzione per i suoi outfit e per la sua vita mondana, quindi l'associazione con la frase di Neslihan è stata quasi automatica. La sua presenza costante sulle copertine delle riviste di moda e la sua attenzione maniacale ai dettagli del suo aspetto hanno fatto sì che molti la vedessero come il bersaglio perfetto per la frecciatina di Neslihan. I suoi fan, ovviamente, non hanno tardato a difenderla, sottolineando il suo talento e la sua dedizione al lavoro. Altri, invece, hanno pensato che il bersaglio fosse Hande Erçel, un'altra attrice di grande successo, spesso criticata per le sue doti recitative, nonostante la sua enorme popolarità. Hande è una delle attrici più seguite sui social media in Turchia e spesso viene percepita come più concentrata sull'immagine che sulla performance. La sua carriera, iniziata con ruoli minori, è decollata grazie alla sua bellezza e al suo carisma, ma le critiche sulla sua recitazione sono sempre state un punto dolente. La sua legione di fan la difende a spada tratta, ma anche i detrattori non mancano, spesso accusandola di sfruttare la sua immagine per sopperire a una presunta mancanza di talento. Un altro nome che è circolato è stato quello di Demet Özdemir, anche lei una star molto amata dal pubblico, ma a volte criticata per la scelta dei suoi ruoli e per la sua presenza sui social media, considerata da alcuni un po' troppo patinata. Demet, nota per la sua versatilità e il suo spirito solare, ha costruito una carriera di successo sia nel cinema che nella televisione. Tuttavia, alcuni la accusano di essere troppo commerciale e di non osare con ruoli più complessi e impegnativi.
La sua presenza costante sui social media sponsorizza NDO marchi di moda e bellezza. Ha contribuito a creare l'immagine di una star attenta al suo aspetto e alla sua popolarità, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla sua possibile colpevolezza. Ovviamente, è importante sottolineare che queste sono solo speculazioni e che Neslihan Atagul non ha mai fatto nomi specifici. Potrebbe anche essere che la sua frase non fosse diretta a nessuno in particolare, ma fosse semplicemente una riflessione generale sul mondo dello spettacolo e sulle diverse priorità delle attrici. In un settore dove l'apparenza spesso conta più della sostanza, è facile cadere nella trappola dell'immagine e dimenticare l'importanza del talento e dell'autenticità. Ma allora, perché questa frase ha avuto un impatto così forte? Penso che la risposta sia legata alla percezione che il pubblico ha di Neslihan Atagul. Neslihan è sempre stata vista come un'attrice molto talentuosa e autentica, che si concentra sulla recitazione e sulla profondità dei suoi personaggi. Non è una che si fa vedere spesso ai party o che ostenta la sua vita privata sui social media. La sua riservatezza e la sua dedizione al lavoro l'hanno resa una figura rispettata e ammirata nel mondo dello spettacolo turco. Quindi, quando dice una cosa del genere, il pubblico tende a crederle e a prenderla sul serio. La sua immagine di persona seria e impegnata contrasta con quella di altre attrici più concentrate sull'apparenza, rendendo la sua frecciatina ancora più incisiva. Inoltre, nel mondo dello spettacolo turco, come in molti altri settori, c'è una certa pressione sull'aspetto fisico e sull'immagine. Le attrici sono spesso giudicate non solo per il loro talento, ma anche per la loro bellezza, il loro stile e la loro popolarità sui social media. La bellezza è diventata una moneta di scambio e la popolarità sui social media un requisito fondamentale per ottenere ruoli importanti. Quindi, la frase di Neslihan ha toccato un nervo scoperto, sollevando una questione importante sulla priorità data all'immagine rispetto alla sostanza. Ha messo in discussione un sistema che premia l'apparenza a discapito del talento e dell'impegno. Le reazioni del pubblico, come potete immaginare, sono state contrastanti. Alcuni hanno applaudito la franchezza di Neslihan, definendola coraggiosa per aver detto quello che molti pensano. Hanno lodato la sua onestà e la sua capacità di esprimere un'opinione scomoda in un ambiente dove spesso vige l'ipocrisia. Altri, invece, l'hanno accusata di essere invidiosa e di voler screditare le sue colleghe. L'hanno accusata di rosicare per il successo altrui e di voler sminuire il lavoro di altre attrici. C'è stato un vero e proprio dibattito online, con fan che difendevano Neslihan e altri che sostenevano le attrici che si sentivano attaccate. I social media si sono trasformati in un campo di battaglia dove si sono scontrate opinioni contrastanti e accuse reciproche. Anche le dirette interessate, Serenay Sarkaya, Hande Erçel e Demet Özdemir, sono state interpellato dai giornalisti. Nessuna di loro ha risposto direttamente alla frecciatina di Neslihan, ma alcune hanno rilasciato dichiarazioni vaghe sull'importanza della recitazione e sull'impegno che mettono nel loro lavoro. Un modo elegante per non alimentare ulteriormente la polemica, ma allo stesso tempo per difendere la propria posizione. Hanno preferito non gettare benzina sul fuoco, evitando di alimentare ulteriormente il gossip e mantenendo un profilo basso. E ora, la domanda che tutti si pongono: scopriremo mai a chi si riferiva realmente Neslihan? Probabilmente no. Neslihan è una persona molto riservata e difficilmente ammetterà pubblicamente di aver voluto attaccare qualcuno. Mantiene sempre un'aura di mistero intorno alla sua vita privata e difficilmente si lascia andare a dichiarazioni impulsive. Ma, in fondo, forse non è nemmeno importante saperlo con certezza. L'importante è che la sua frase abbia sollevato un dibattito interessante e che abbia fatto riflettere sulle priorità nel mondo dello spettacolo. Ha messo in discussione un sistema consolidato e ha spinto il pubblico a interrogarsi sui valori che vengono promossi. Personalmente, penso che Neslihan abbia semplicemente voluto sottolineare l'importanza dell'autenticità e del talento nella recitazione. In un mondo in cui l'immagine spesso prevale sulla sostanza, è importante ricordare che alla fine quello che conta davvero è la bravura e la capacità di emozionare il pubblico. L'attore dovrebbe essere giudicato per le sue capacità interpretative e non per la sua bellezza o la sua popolarità sui social media. E Neslihan Atagul, da questo punto di vista, non ha certo bisogno di dimostrare niente a nessuno. La sua carriera parla da sola e il suo talento è innegabile. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo analizzato la frecciatina di Neslihan Atagul, abbiamo esaminato i possibili bersagli e abbiamo discusso delle reazioni del pubblico.
Insomma, abbiamo cercato di fare chiare Zazza su una questione che sta tenendo banco nel mondo dello spettacolo turco. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per capire meglio la situazione. Se è così, lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici appassionati di gossip turco. Prima di salutarvi, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Chi pensate che fosse il bersaglio della frecciatina di Neslihan? E cosa ne pensate dell'importanza dell'immagine rispetto alla recitazione nel mondo dello spettacolo? Sono curiosa di conoscere la vostra opinione. E, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate il pulsante rosso proprio qui sotto. Attivatelo e assicuratevi di cliccare anche sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e di condividerlo con i vostri amici. Grazie mille per avermi seguito, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!